fermarli né ad accorgersi che sono armati, ma in pochi secondi scoppia l'inferno. I terroristi cominciano a sparare con i Kalashnikov dopo aver gridato, racconta qualcuno, Allahu Akbar e vendicheremo il profeta. Ma i killer, afferma un testimone, parlavano perfettamente il francese e conoscevano i nomi dei giornalisti. Dovete dire ai media che siamo di Al-Qaeda in Yemen, ha detto uno degli uomini armati, secondo i testimoni. La polizia, una macchina da tempo sorvegliava la redazione per le minacce ricevute, interviene prontamente, ma le auto, le vedete, vengono accolte da una valanga di proiettili. In molti, quelli che possono, cercano la salvezza rifugiandosi sul terrazzo dell'edificio. È il panico e a quel punto, mentre in tutta la Francia regna la confusione e il terrore, alla fine i dervisci non si fermano mai quando stanno girando così, no? Non si fermeranno mai piano piano. Loro mentre stanno girando, no? Stanno girando così, poi tac, davanti al pubblico si fermano. Dipende dove c'è il pubblico. Loro pum si fermano e non solo si fermano, fanno così e poi camminano pure, se ne va. Cioè non è che camminano così, no? È ancora più difficile. Penso spesso a quando ho lasciato Esfahan e penso anche al mondo orientale, con tutte le sue diversità etniche, ideologiche, religiose. Penso che anche se i popoli orientali sono vicini e molto simili tra loro, spesso però si lasciano coinvolgere in conflitti assurdi, senza possibilità di dialogo, muro contro muro, dove ognuno vuole imporre la propria ragione e la propria verità. Non mi sono mai sentito di sostenere una parte oppure un'altra, perché le motivazioni non mi hanno mai convinto e perché penso che in fondo la gente ha bisogno di altro. Però tutto questo mi ha isolato. Vivevo nella mia terra e mi sentivo solo. Se non avessi avuto la passione per l'arte e per la musica, non avrei avuto la forza di andare avanti. È questo che mi ha aiutato a non sentirmi solo. In Italia sono arrivato proprio per studiare l'arte e vivere lontano dalle pressioni, con la speranza di trovarmi in una società diversa, più libera, più aperta e più disponibile. Solo ora mi rendo conto che qui i conflitti religiosi e culturali sono più grandi di quelle che ho lasciato e mi trovo di nuovo coinvolto senza volerlo. E questo mi provoca tristezza e solitudine. Mi sento straziato, perché penso che tutti noi abbiamo bisogno di altro. Dobbiamo trovare ciò che unisce, invece di esaltare le differenze per imporre la propria superiorità. Nelle parole del grande mistico Rumi, attraverso le sue poesie con cui siamo cresciuti e che ci hanno guidato fin da piccoli, trovo conforto. Nella sua vita, al di fuori degli schemi, oltre ogni limite di appartenenza, cerco di trovare un esempio da seguire. Tu pensi che Rumi dice l'amato è qui, tornate, tornate. Quando dice bi'aid, bi'aid in persiano sarebbe tornate, tornate. L'amato è un tuo vicino, vivete muro a muro. Che idea vi è venuta di vagare nel deserto d'Arabia? Infatti a me sempre mi è piaciuto questo discorso che fa lui e come utilizza religione che va oltre del religione, no? E rappresenta proprio quel messaggio umano. Tu pensi che Rumi nel XIII secolo
viveva, dove è stata anche invasione dei mongoli, quindi poi lui era un viaggiatore, quindi ha conosciuto diversi popoli. Ecco perché il suo messaggio è proprio un messaggio universale. Non fa mai pubblicità per un pensiero suo politico, religioso, e tutti i suoi messaggi parlano di un concetto universale. Per questo ci tengo tanto di rappresentare Rumi alla società occidentale. Questo mi piace tanto. Mi fa venire in mente tantissimo un altro personaggio del XIII secolo, Francesco. San Francesco? Sì. Sì. È più o meno lo stesso messaggio nuovo. Lui va contro quello che c'era prima, come Rumi. Va contro perché vuole che l'essere umano si avvicini a Dio nella libertà, non nella costrizione. Mi viene in mente subito la maniera migliore per conoscere Francesco è la poesia, il Cantico delle Creature. Viene considerata la prima poesia in italiano ed è meravigliosa, è perfetta. E ci sono molti riferimenti a Rumi, perché per esempio lui parla del sole, anche Rumi parla del sole, e ne parla nello stesso modo, come la più meravigliosa delle manifestazioni di Dio. Quello che io penso di Rumi, di presentarlo il più possibile alla società occidentale, del suo messaggio, soprattutto in questi tempi che Islam viene sempre considerato una religione violenta, no? E che io non vorrei discutere proprio su questo discorso, perché io ho preferito di suonare, di raccontare le sue poesie, le cose che lui diceva quasi 1000 anni fa. Quindi tu capisci esattamente... Se tu hai questa voglia di portare Rumi da noi, che sarebbe una cosa meravigliosa, io posso aiutarti. Su San Francesco c'ho molte cose, se vuoi. Sarebbe bellissimo di trovare dei punti comuni tra questi due personaggi, di lavorare sui canzoni. Sarebbe bello di mettere in confronto le loro due parole, no? Allora, ritorniamo su che partiva da là, no? Quindi da quando comincia il canto, che proprio parte da questa nota, perché è dashti, la scala sarebbe dashti. Quindi ey qome be haj rafte kojai ashukh haminjaz biyayid biyayid. Ogni volta che leggo i libri di Rumi o che recito le sue poesie e ascolto i suoi insegnamenti, mi accorgo di essere solo all'inizio.
e perché le sue poesie sono patrimonio dell'umanità. Cosa c'è di così particolare nelle sue parole? Spesso mi chiedo chi era lui veramente. Si è definito un servitore del Corano in vita e la polvere nel cammino del profeta Muhammad. A chi si rivolge? Solo ai musulmani o a tutti gli uomini? E anche San Francesco, che si è riconosciuto nella vita di Cristo, ma che ha sofferto l'indifferenza della sua gente e l'opposizione della Chiesa, è riuscito però con i suoi insegnamenti a farsi amare e rispettare da tutti. Ha dedicato la sua vita al cristianesimo o è andato oltre? È un uomo di religione o è un poeta? Ha cercato la salvezza per se stesso o l'ha voluta per gli altri? Buongiorno padre Guglielmo. Buongiorno. Come sta? Benvenuto. Bene, grazie, grazie. Qui Sono venuto possiamo- appositamente da Roma per trovare lei, così sentirò le sue parole di San Francesco Rumi, perché lo so che lei conosce bene Rumi anche. Un pochino, mi piacerebbe frequentarlo di più, ma questa chiesa all'inizio è stata messa sotto la immediata protezione del Papa ed è stata proclamata capo e madre di tutte le chiese francescane del mondo. Allora, padre Guglielmo, volevo farle una domanda, non so se chiamarlo semplice o difficile. Chi era San Francesco? La domanda è semplice, la risposta non È tanto. difficile. Francesco è un tipico figlio dell'Umbria del XIII secolo, figlio di una ricca famiglia di commercianti in queste piccole città feudali che stavano vedendo un cambiamento epocale. Generoso, splendido e regale, vanitosissimo nella sua giovinezza, con grandi sogni di cavalleria. A un dato momento vuole mostrarsi magnifico, il papà le aveva regalato dei vestiti splendidi e vede un cavaliere povero e, come si vede qua nell'affresco, lui gli dà tutti i suoi vestiti preziosi a questo cavaliere perché voleva essere ancora più nobile nei suoi gesti. Ma questi sogni di vanità, sogna perfino di avere un grande castello pieno di cavalieri armati ai suoi ordini, incominciano a scatenare una crisi interiore in lui che produrranno un cambiamento enorme. E questa trasformazione interiore incomincia a venire quando, dopo un periodo di malattie, si decide a prendere sul serio la parola del Vangelo e lasciar cadere tutto, come vediamo in questa scena dove davanti alla residenza del vescovo di Assisi lui si spoglia e davanti al suo padre inferocito gli riconsegna tutti i suoi vestiti dicendo:
d'ora in poi chiamerò soltanto Padre mio, il Padre dei cieli. E poi si troverà un saio di lana, tutto rappezzato, che sarà Il suo nuovo vestito. il suo ecco, nuovo vestito, che caratterizzerà la scelta di una vita assolutamente rinnovata con criteri non più mondani, ma prettamente spirituali. Francesco incomincia a avere i primi compagni che desiderano partecipare a questa sorta di pazzia. Così nasce la fraternità dei frati minori. Siamo nel 1209 ed è una forma di vita veramente inaspettata. Loro si staccano completamente di possedimenti terrieri, di monasteri nei campi, niente, vogliono semplicemente vivere come mendicanti, pregando assieme, servendo i lebbrosi e predicando. Qualche decennio più tardi lui si imbarcherà durante la quinta crociata, desideroso di incontrare il sultano e mettere fine alle guerre. Che questa è una storia importante, almeno dal mio punto di vista, che vengo da un paese musulmano e che sempre, appena ho conosciuto questa figura di San Francesco qua in Italia, e che ho sentito che lui, proprio in quell'epoca che c'erano le crociate, questo personaggio comincia e va a fare un dialogo con dei musulmani. Qualcuno aveva perfino dubitato, invece le fonti storiche sono chiarissime. Quando i crociati avevano accampato vicino ad Damietta, nella valle del delta del Nilo, lui parte per incontrare Malek el-Kamel, il nipote di Salah ad-Din. Questo famoso incontro come ha avviato un lungo rapporto, alle volte abbastanza complesso, perché non tutte le persone erano come Francesco, né tutte le persone erano raffinate come il sultano. No? È vero. Però si vede che quando le persone sono di un livello di sensibilità spirituale profonda, riescono come a capirsi. Certo. No? E il problema è quando le persone sono mondane e avide, e allora non importa quale appartenenza religiosa o spirituale siano, perché vivono in modo mondano. Certo. La sintesi di tutta l'esperienza spirituale di San Francesco. Il fatto che Francesco aveva questa percezione di Dio come onnipotente creatore provvidente di tutto, che amava tutte le sue creature, si sentiva fraterno con tutto. Nella gioventù, andando per i campi, vede un leproso producendo una reazione iniziale di terrore, dato che era una malattia così contagiosa e senza rimedio, ma lui scende dal cavallo, abbraccia il leproso. A partire da quel momento lui racconterà anni più tardi tutto quello che per lui era amaro è diventato dolce e tutto quello che era dolce diventa amaro. Tutta l'esperienza di Francesco è condensata in quel momento. Francesco, quando era giovane, era un cavaliere, era ricco. Quale forza lo ha spinto ad abbracciare un lebbroso così temuto da tutti? Era incosciente del pericolo o ha mostrato più coraggio di un cavaliere in battaglia? Sì, le lingue sono una grande cosa, ma... Grazie. Così siamo già in biblioteca.
Ah. Prego, prego. I francescani lungo i secoli si sono appassionati per la musica di una maniera... questo è molto interessante Molto per me. interessante, sì, sì. Quindi, ma qua dal punto di vista di scienze, di botanica, astronomia, di tutto c'è. Di tutto. Tutti dal XIII secolo al XVII hanno spaziato in tutto. Erano Che esistono in questo tutti, libro? tutti sono qua, sì, sì. Allora, io prenderei, così abbiamo qualche testo in mano. Qua ha scritto Rumi. Questa è una piccola selezione del Rubaiyat. Rubaiyat. Vedo che lei conosce bene Rumi. Ha fatto anche, è andato a vedere anche dove è stato Rumi. Si può considerare anche San Francesco come sufi? Sicuramente, filologicamente, Francesco è un sufi perché portava il vestito di lana. Ecco. E, appunto a partire di questo, credo che si possa dire effettivamente che partecipa della vocazione del sufi per questo desiderio di lasciar cadere tutto per poter seguire l'unico e aprirsi all'amore. Rumi suonava, cantava, ballava. È una cosa che non si faceva nell'epoca. No, certo. Un uomo che con turbante comincia a ballare a metà strada. E lo stesso Francesco che suonava. Sì, sì, prendeva due pezzi di legno, improvvisava una sorta di strumento a corda e si metteva a cantare e a ballare. Sì. E così amava tutto quello che evocasse un universo simbolico, le stelle, l'acqua, il fuoco. In quello trovo in lui un linguaggio che mi fa ricordare alcuni passaggi del Rubaiyat. Dopo aver conosciuto l'acqua e il fuoco dell'amore, circondato dalla fiamma del cuore, mi sono sciolto come l'acqua. Come l'arpa ho accordato il mio cuore con il plettro del dolore d'amore. Questo è un Rubaiyat di Rumi. Sì, e Francesco lo avrebbe sottoscritto. Se si fossero incontrati, credo che si sarebbero riconosciuti. E lo spirito poetico credo che sia stato l'unico strumento possibile per loro, come la poesia, il canto, il gemito. Ognuno di loro ha seguito fino in fondo una attrazione interiore che l'Altissimo suscitava nel loro cuore. Non ci sono praticamente cose che possano frapporsi tra loro due, semplicemente perché entrambi sono allagati, affogati nell'amore di Dio. Nella profondità di te stesso c'è uno spirito. Cerca proprio questo. Nella montagna del tuo corpo c'è una pietra preziosa. Cercala in questa miniera. O uomo che stai cercando qualcosa, non cercarla altrove, ma cercala in te stesso. Professore, io ho fatto dei studi su San Francesco, sono stato ad Assisi
È veramente stato bello perché ho scoperto tantissime cose su questo personaggio che veramente non sapevo. E invece pensavo che so tante cose di Rumi. E più ricerco, più mi rendo conto che non conosco niente di Rumi. Lei che cosa mi racconta su questi due personaggi? Per il dialogo islamo-cristiano è molto importante il dialogo spirituale, il dialogo mistico, perché va oltre le forme per toccare l'essenziale, quello che unisce in verità la nostra umanità comune, la spiritualità dell'incontro umano. E questo è fondamentale, altrimenti il dialogo diventa una diplomazia religiosa, un altro modo per fare politica. Rumi e San Francesco sono fratelli gemelli da due diverse religioni. Rumi è nato a Balkh, nel Khorasan. Il Khorasan storico includeva una parte dell'Iran, l'Afghanistan e altri paesi. E la sua famiglia era costretta di lasciare la città di Balkh e chiedere rifugio nell'Asia minore, a Konya, passando da diverse tappe, passando dalla Persia. Dunque è un simbolo dell'immigrato, del rifugiato che ha conosciuto la sofferenza della guerra, di lasciare la propria patria per vivere un contesto totalmente nuovo. Erano tempi di guerra, l'invasione dei mongoli, Sì. le crociate. Ci sono tanti tratti comuni tra Francesco e Rumi. Già l'epoca stessa, il XIII secolo, ma anche il XII, era un'epoca di misticismo, ma anche di revisione. Troviamo Rumi, Shams, ma anche prima Meister Eckhart e tanti grandi mistici nel cristianesimo come nell'Islam. Le scienze islamiche hanno conosciuto, direi, una maturità piena. Dunque il tempo è arrivato per vedere le cose diversamente, vedere soprattutto le malattie della religione, l'ipocrisia, il fondamentalismo, il formalismo, la perdita dell'anima, dello spirito, soprattutto quando i popoli e le persone vivono in un contesto di guerra, di violenza, di sangue, che può trasformare la religione ad una arma di lotta, di esclusione. E dunque il messaggio di Rumi e di Francesco è lo stesso: salvare l'anima della religione, o meglio dire l'anima umana stessa, riscoprire l'umanità. È un messaggio universale di fratellanza, di unità che va oltre i confini, un messaggio di pace in tempi di guerra. Ma il tema centrale è l'amore. È quello che chiama Rumi la religione dell'amore, Mazhab Ishq, che non è una religione separata e non è una nuova religione, perché si trova in tutte le religioni. Esatto, hanno trovato, come San Francesco, punto comune tra tutte le religioni del mondo. Sì, la religione autentica, profonda, è quella che parte dall'amore e non dal potere, non dall'esclusione e non dall'odio soprattutto. Certo. E questa è la vera religiosità. Ma non solo in tutte le religioni, ma anche dentro ogni essere umano. Rumi parla del potenziale di santità dentro ciascuno. Lui usa un linguaggio particolare che ciascuno di noi è come Maria, che aspetta la nascita di Gesù Cristo. Dunque il Cristo come potenziale di santità e con il parto doloroso diventa vita realizzata, concreta, una spiritualità vissuta, una santità piena. E ognuno di noi come umani abbiamo questa possibilità. E questa è la bella notizia di chi porta Rumi, ma anche San Francesco.
Qual è stato il momento importante nella vita di Rumi? Il momento centrale è l'incontro con Shams, che ha trasformato la sua vita da una religiosità di sapienza, di conoscenza, di studio, di accumulo di informazioni, a un fuoco, una esplosione di amore che non è più informazione, ma vita, esperienza, intuizione, relazioni. E questo approccio è molto diverso, perché lui è arrivato ad una posizione molto elevata. Era un maestro famoso, conosciuto, con seguaci, provenienti anche da paesi lontani. Aveva la fama, il prestigio. E quando ha incontrato Shams ha scoperto l'essenza dell'umanità e della religione, quell'apertura che libera la persona. E così ha scoperto una spiritualità gioiosa, Sì. la gioia di vivere, di apprezzare la vita, di amare. Non è la religiosità del giudizio, del pregiudizio, dell'esclusione, della depressione anche, certo, in qualche volta. Una religiosità legata anche all'estetica, all'arte, sì, alla musica, sì, alla poesia, alla bellezza in generale. Sì. E la bellezza come iniziazione, come apertura a Dio, al divino e anche al prossimo, all'essere umano. Rumi era famoso, era conosciuto da tutti e circondato da tanti seguaci che lo amavano. Ad un certo punto, ascoltando le parole di un uomo umile e sconosciuto come Shams, ha abbandonato tutti e si è isolato, cambiando la sua vita. Com'è possibile tutto questo? Come si può cambiare così radicalmente? E chi dobbiamo seguire? Il nostro cuore o limiti imposti dalla società intorno a noi? Venite che proviamo insieme. La scaletta decidiamo dopo insieme. Senza. Allora, stasera volevo dirvi che ho deciso di fare un progetto, non so se sapete o no, sul rapporto tra San Francesco e Rumi. Io ho deciso di fare questo progetto in questo periodo, con tutto quello che sta succedendo purtroppo nel mondo. Con Piero abbiamo parlato di questa cosa e si tratta di fare alcune canzoni dedicate a Rumi e alcune canzoni dedicate a San Francesco. Quindi noi già abbiamo fatto insieme alcune canzoni in cui le poesie erano di Rumi. Quindi adesso da studiare alcuni brani dedicati a San Francesco con le sue poesie e fare un repertorio di fare questo evento. Spero che possiamo poi nel futuro continuare a fare più cose. Cominciamo con un pezzo che si chiama Hilat, che già conoscete, parla delle poesie di Rumi. Cominciamo direttamente con questa canzone.
qualche momento io non sono, esco, non fermatevi, magari faccio per fare una domanda e risposta. Secondo lei io voglio rimandare dove? In Sicilia a Pietrangelo Buttafuoco? No, sto semplicemente dicendo che occorre estrema cautela, perché solo nel nome di Maometto nel mondo si spara, solo nel nome di Maometto. Quindi prima di dare l'ok a qualsiasi moschea, centro culturale, spazio islamico, io voglio sapere chi paga, da dove viene, cosa predicano e con chi. Ok? Questo posso chiederlo? Senza metterli tutti insieme? Posso chiedere estrema cautela prima di concedere uno spazio che eventualmente diventa un focolare in mano a qualche estremista islamico? Questo ho detto. Ho aggiunto che far arrivare centinaia di migliaia di immigrati di cui non so niente e dalla sera alla mattina mi scompaiono e sono in giro per l'Italia o per l'Europa non mi sembra saggio in un momento pericoloso come questo. Detto questo, e glielo ripeto, è pieno di immigrati per bene, perfettamente integrati, perfettamente regolari, che pregano in chiesa o in moschea o in sinagoga e poi rispettano la legge come tutte le altre persone. Ma un certo tipo di Islam è un problema e io prima di cedergli mezzo metro quadro voglio fargli la radiografia fino alla terza generazione. Questo ho detto. Io vorrei ricordare a Salvini una persona, che è Andre Breivik, che nell'estate di qualche anno fa in Norvegia ammazzò più di 100 ragazzi, più giovani di me e di lei, che avevano la nostra stessa passione che era la politica, in nome della cristianità. Perché dire che c'è solo un Dio nel nome di cui si spara, secondo me non è giusto. Allora, diciamo adesso, che c'è terrorismo e che nessun terrorismo è di matrice religiosa. Perché altrimenti... Mi scusi, ma adesso non rispondo. Non rispondo perché non sono in grado di rispondere a una cosa come questa. Mi arrendo e vi saluto. Ti vedo un po' preoccupato. Sì, sono un po' preoccupato perché successi Cose brutte. Che dici? Andiamo a sederci là? Sì. Così ne parliamo un po'. Ma insomma, che ti succede? Allora, ieri a casa vedevo TV, vedevo alcuni giornali che ho comprato così, ho visto dei titoli assurdi sui fatti che sono successi in questi giorni. Ad esempio, questo è uno che ho visto subito, l'ho preso. Guarda che hanno scritto. Mamma mia. Cioè, io veramente Terribile, non lo so. Sì. Terribile. Non lo so che fare in questo momento. Tu quando esci dopo un attacco terroristico, no? E vedi tutti i giornali che hanno scritto queste cose, queste parole forti, addirittura hai paura di uscire da casa, hai paura che la gente scopre che tu vieni da un paese musulmano, anche se non sei musulmano. Purtroppo queste persone hanno fatto queste cose. Però vai a dire al pubblico che l'Islam non c'entra nulla con questi fatti. Sai, poi quando tu vedi da parte alcuni giornali che escono questi articoli offensivi proprio verso tutto il mondo musulmano, tu lo sai, tu studi l'arte islamico, parla di un'altra realtà l'Islam. È proprio questo il punto. È una questione di livello. L'arte ti porta sempre a un livello più alto. Se noi permettiamo che l'arte ci mantenga a un certo livello, non c'è spazio per la violenza. Certo. Ma solo così, solo attraverso l'arte. Certo. Se noi molliamo adesso,
Non ci sarà più niente dopo. Adesso io stavo pensando di organizzare questo spettacolo di dialogo tra mondo musulmano e cristiano. Però in questo momento, non lo so, mi sento tanto male, sai? Non lo so se il pubblico apprezzerà proprio in questo momento che succedono queste cose brutte nel mondo occidentale e poi tu parli del dialogo. Cioè uno dice tu vieni a casa mia, mi ammazzi e poi vuoi fare dialogo. È molto difficile, molto sensibile come argomento. Io credo che ci sia dietro questo spettacolo qualcosa di più. Non c'è solo dialogo, c'è qualcosa di più. Mi sembra che non è il momento di cedere, non è il momento di fermarsi. Mi sembra che proprio adesso dobbiamo tenere duro, dobbiamo continuare, perché così come è nato questo spettacolo, Francesco e Rumi sono due persone molto simili forse, ma Francesco, quando è stato il momento, Francesco ha tenuto molto duro. Francesco, se fosse vissuto ai tempi nostri, sarebbe andato a dialogare con quelli dell'ISIS, io penso, sì. Lui lo avrebbe fatto, aveva contro tutti. Lui è partito con 11 frati, è arrivato ad Amietta, è arrivato a Alessandria d'Egitto, ha parlato con i cristiani, ha cercato di convincerli a non fare la guerra. Non lo hanno ascoltato, hanno fatto la battaglia e sono stati sconfitti, sono morti 6.000 cristiani. E poi i cardinali, la Chiesa non volevano che lui andasse, e lui era fermamente convinto, voleva andare dal sultano, voleva andare in mezzo ai musulmani durante la guerra. Ma ti rendi conto che coraggio aveva? Sì, certo. Cioè, lui era Francesco, io sono Peshman. La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori. Nessuno sia da voi provocato all'ira o allo scandalo, ma tutti dalla vostra mitezza siano attirati alla pace, alla bontà, alla concordia. Poiché a questo siamo stati chiamati, a curare le ferite, a medicare i franti, a richiamare gli smarriti. Non perderti nei tuoi pensieri. I tuoi pensieri
sono solo un velo sulla faccia della luna. Questa luna è il tuo cuore e sono i pensieri che la tengono coperta. Quindi lasciali andare, falli cadere semplicemente nell'acqua. Il nostro corpo è simile alla Vergine Maria. Ognuno di noi ha un Gesù dentro di sé. Ma fintanto che i dolori del parto non si manifestano, il nostro Gesù non esce. Però questo qua resta più tipo così. E facciamo 12, 13, 14 e 15. Però dietro te lo pigli il corpo, Questo qua secondo me deve sta più tipo così. Ma scusa, ma quando tu hai ricevuto tu allora. Tanto prima che salvi. Dopo tutto questo lavoro, e se penso a quante energie abbiamo investito, prove, incontri, viaggi, e se penso a tutte le persone che ho coinvolto, mi sento una grande responsabilità. Chissà se viene gente stasera. Certo, con tutto quello che sta succedendo al mondo. Dove lo trovo? Qua dietro. Come lo individuo? Chiamo Stefano, sta qui fuori? Grazie. Ce la facciamo fare? Fuori? Fuori? Fa freddo. Fa freddo.